Mosè ricevette la Torah dal Sinai e la trasmise a Giosuè, e Giosuè agli anziani, e gli anziani ai profeti. E i profeti la trasmisero agli uomini della grande assemblea. Questi dissero tre cose: siate cauti nel giudizio, educate molti scolari e fate un recinto intorno alla Torah. Cari amici, bentornati alla Barba di Aronne. Nei nostri passati episodi abbiamo parlato di Torah di Israele, della legge, ma sarebbe stato più corretto dire Torot, come si dice al plurale nella lingua ebraica, perché scopriremo in questo episodio che il Matan Torah, ossia il dono della Torah fatto da Dio al popolo di Israele attraverso Mosè sul monte Sinai, ha riguardato due Torah, unite indissolubilmente da un unico evento in un'unica rivelazione. Vediamo allora cosa significa che esistono due Torah. La radice da cui deriva il sostantivo Torah è una radice, come spesso accade in ebraico, con molti significati. Interpretandola in una maniera un po' creativa, ma significativa dal punto di vista ebraico, da questa radice derivano diverse idee. Per esempio, è sicuramente l'idea di insegnare, ma anche l'idea di concepire, vero e proprio di una donna, l'idea di lanciare una freccia, e anche l'idea di una pioggia, ma una pioggia benefica, una pioggia fertile. L'ambito semantico che si costruisce sommando questi significati è un ambito molto ampio e forse può darci qualche indicazione sul significato di questa parola. Torah è, in senso esteso, l'insieme di questo insegnamento, quindi con un termine un po' spostato può essere tradotto come dottrina, ovvero il corpus dell'insegnamento divino. Questo insegnamento in qualche modo è uno strumento per generare e dar senso alla vita, ma anche l'idea di pioggia che in maniera benefica nutre ciò su cui cade e così fa crescere. Si può poi dire che questo insegnamento è anche un'indicazione di direzione, proprio come una freccia nel momento in cui viene scoccata verso un qualche obiettivo. Quali caratteristiche ha questa rivelazione? Intanto è un'azione progressiva e non è data una volta per tutte. Dio si rivela paradossalmente in un momento solo nella storia e contemporaneamente nella successione delle generazioni che portano all'atto ciò che nel momento della rivelazione originaria era solo in potenza. Questa è Torah. E questa concezione di Torah è già di partenza perfettamente congrua con ciò che lo studioso dell'ebraismo Jacob Neusner chiamava la Torah duale. La duplicità della Torah è legata all'idea che da Mosè non sia stata ricevuta solo una tradizione scritta, che è portatrice degli insegnamenti che troviamo sulla Bibbia, ma che piuttosto questi contenuti siano stati trasmessi a lui e tramandati sia nella forma scritta che nella forma orale. La visione dell'ebraismo degli ultimi 2000 anni, dalla nascita del cristianesimo in avanti, si è consolidata su questa idea. La Torah è duplice, esistono due canali di trasmissione, quello scritto e quello orale. Ad un certo punto poi la trasmissione orale verrà anche lei messa per iscritto secondo certi criteri e, strutturandosi in specifiche forme scritte, darà origine alla letteratura rabbinica. Questo, se mi seguite ancora per un po', è quello di cui parleremo fra poco. Mosè ha ricevuto sia il contenuto raccontato nei testi del Pentateuco che tutto il resto della tradizione. Questo genera ovviamente domande complesse. Mosè ha ricevuto qualsiasi cosa oggi venga letta? Tutto è già stato detto a Mosè sul Sinai? In effetti c'è una linea di interpretazione che dice esattamente questo. Mosè ha ricevuto tutto, anche quello che l'ultimo studente dell'ultima scuola rabbinica degli ultimi tempi della storia dirà è già stato detto a Mosè sul Sinai. Ma se Mosè ha già saputo tutto, cosa c'è di nuovo nello scorrere del tempo? Questa interpretazione in realtà afferma che Mosè non abbia saputo tutto sin da subito, ma abbia ricevuto insieme ai fondamenti anche i criteri di interpretazione. E siccome anche questi criteri sono rivelati, se li applico al nucleo originario rivelato, rivelazione più rivelazione fa sempre rivelazione.
E allora qualsiasi cosa uno studente ottenga applicando questi criteri e così interpretando la legge è già rivelazione. Eccoci allora ad un primo punto. Il termine Torah, l'insegnamento, indica sia in senso ristretto il Pentateuco che in senso più esteso tutto l'insegnamento ricevuto da Mosè sul Sinai, portato da parti legislative e da parti narrative, perché anche i racconti hanno avvenimenti normativi, quindi contengono insegnamenti decisivi. Su tutto questo materiale si è esercitato da parte dei saggi attraverso i secoli un lavoro di interpretazione dei libri sacri, per ricavare dalla loro lettura gli insegnamenti e le istruzioni per regolare la vita, ma anche per risolvere i casi sempre nuovi che si presentavano agli uomini. Questo lavoro interpretativo era detto midrash, termine presente anche nella scrittura, che significa nella sua etimologia più semplice indagine, ricerca. Da questo processo di indagine si è raccolta piano piano un'enorme quantità di materiale, che ha costituito proprio la cosiddetta legge orale, perché mantenuta e tramandata solo oralmente. Esisteva infatti una ritrosia, se non addirittura una proibizione, a mettere per iscritto tutto questo materiale, che nel frattempo diventava man mano sempre più imponente. La situazione però cambiò completamente dopo la catastrofe del 70, con la distruzione del Tempio, le sfibrature del tessuto sociale e soprattutto le prime dispersioni del popolo. In questo momento cresce il timore che tutto questo patrimonio affidato alla memoria potesse in qualche modo andar perduto. Questo timore fece sì che anche quella che era la legge orale fosse fissata in una redazione scritta. Un lavoro questo che fu compiuto in due direzioni, partendo intanto dal testo biblico che veniva interpretato raccogliendo tutte le sue possibili letture ed insegnamenti e registrando gli insegnamenti senza citarne le fonti, soprattutto per quanto riguarda la parte precettistica. L'insegnamento normativo prende il nome di halakha, regola, norma, mentre altro insegnamento di vario genere, che sia morale, omiletico, un insegnamento edificante, leggendario, prende il nome di Haggadah, la narrazione. Rabbi Akiva e il suo discepolo Meir sono i primi raccoglitori di questo materiale che porterà poi alla formazione di un codice che conosciamo col nome di Mishnah. Col tempo contribuirono a questa raccolta molte generazioni di maestre denominate Tannaim, ma fu Yehuda Hanassi che nella fine del secondo secolo d.C. riunì tutto il materiale uniformandolo e dando alla Mishnah la sua forma definitiva. Il termine Mishnah deriva dalla radice ebraica Shana, che rimanda all'idea di ripetere, insegnare, ed è il corrispondente aramaico di Tanna, da cui il nome Tannaim. Il breve brano che abbiamo letto all'inizio è tratto da una delle parti più famose del Talmud, il Pirkei Avot, il capitolo dei padri, e ci ha presentato proprio questo ripetere, che nella cosiddetta catena delle tradizioni, quindi Mosè, abbiamo sentito Giosuè, gli anziani, i profeti, gli uomini della grande assemblea, diventa custodia e consegna. A partire dal IV secolo la Mishnah acquista autorità di testo canonico e diventa oggetto di studio e di discussione da parte dei dotti nelle accademie ebraiche, sia in terra di Israele che in Babilonia, che dopo la diaspora diventa un centro di studi fondamentale. Si discuteva il suo testo per cercare di risolvere le contraddizioni che si trovavano in esso o che potevano nascere dal confronto fra la Mishnah e le tradizioni al di fuori di essa. Queste discussioni, questo commento alla Mishnah, che potremmo davvero definire un commento perpetuo, darà luogo ad un altro corpus letterario chiamato Gemara, dal verbo gamar che significa finire, completare. Mishnah e Gemara unite costituiscono lo studio per antonomasia, il Talmud, nome che deriva proprio dalla radice ebraica del verbo studiare. Yehuda Hanassi non incluse nella Mishnah tutte le sentenze dei dottori che l'avevano preceduto. Molte non vi trovarono spazio e furono poi raccolte successivamente sotto il nome di Baraità, un termine aramaico che significa ciò che è rimasto fuori. L'opera in cui sono raccolte si chiama Tosefta, che significa aggiunta. La Mishnah è organizzata in 6 parti o ordine, chiamate Sedarim, che si suddividono a loro volta in 63 trattati, divisi in 524 capitoli, composti questi capitoli dalle singole Mishnayot,
perché Mishnah, oltre che il nome dell'opera completa, è anche il nome di ogni singola parte. Sia la Gemara che la Tosefta seguono in linea di massima questa stessa suddivisione della Mishnah. E visto che il commento della Mishnah si è sviluppato, come abbiamo detto, in due differenti accademie, quella palestinese e quella babilonese, esisteranno due diversi corpi di commenti, due diverse Gemarot, e di conseguenza due edizioni monumentali del Talmud. Il Talmud cosiddetto Yerushalmi o palestinese, che assume la sua forma definitiva intorno al 380 a Tiberiade, e il Talmud Bavli o babilonese, portato a termine intorno al 500 nelle accademie della diaspora babilonese. Le due edizioni hanno stile ed estensione diverse. Quello Yerushalmi, che è il più antico, è il meno ampio e anche il più semplice nello stile, e per questo fu in parte trascurato dai copisti medievali. Di questo Talmud se ne possiede una sola copia manoscritta, che è servita poi per l'edizione Principe del 1523 di Venezia, quella dell'editore Bomberg. Quello babilonese, più esteso ed accurato nella redazione, è il testo che ha dato al Talmud l'autorità di cui ha goduto sin da subito. È la redazione che seguirà le migrazioni degli ebrei babilonesi in Nord Africa, fino poi in Spagna, e anche attraverso il Mediterraneo e l'Italia meridionale fino al mondo ashkenazita, quello degli ebrei dell'Europa centro-orientale. Con questa enorme diffusione il Talmud babilonese si affermò senza problemi, diventando il Talmud per antonomasia. Torneremo a parlare in maniera specifica del Talmud, come parleremo anche degli altri corpus letterari del giudaismo rabbinico, come per esempio i Midrashim o i grandi commentari medievali. Per ora però ci fermiamo qua, aggiungendo nel prossimo episodio un piccolo e conseguenziale tassello alla storia del rapporto tra gli ebrei e i cristiani. Le polemiche antigiudaiche, che con il tempo si catalizzeranno intorno al Talmud, diventando vere e proprie persecuzioni. Prima di salutarci vi ricordo che sotto nella descrizione dell'episodio troverete una serie di libri che possono essere utili per approfondire questo tema. Libri che sono solo una piccola rappresentanza della sterminata letteratura che c'è ovviamente su questo argomento. E vi ricordo come sempre, se l'episodio vi è piaciuto, di lasciarmi un like e scrivere qualche cosa nei commenti. Ci vediamo la prossima settimana. Leitraot!